a Parole di psicologia. Abbiamo trattato più volte l'argomento del narcisismo, se ne tratta molto in rete, se ne parla molto, un argomento evidentemente di grande interesse, tuttavia anche molto fraintendibile. Si parla spesso di narcisismo nell'ambito della coppia, per cui fra partner, si discute meno del genitore narcisista, che caratteristiche ha, che danni fa, eccetera. Proviamo quindi a trattare questo argomento con uno spirito sintetico che è necessario in questi video internet. Proviamo a stilare un 5 punti, 5 caratteristiche del genitore narcisista. Prima di tutto, il genitore narcisista si realizza tramite il figlio, se ce n'è uno. Se ce n'è più di uno, tende a sceglierne uno fra i diversi, nel quale vede soggettivamente delle caratteristiche che gli piacciono di più, che per esempio potrebbero facilitare la sua realizzazione grandiosa, ma non quella del bambino, bensì la realizzazione grandiosa del genitore. Infatti il genitore narcisista non cercherà di capire quali sono le inclinazioni, le potenzialità specifiche del figlio, ma forzerà il figlio a realizzare la propria dimensione narcisistica, naturalmente ponendolo sotto una grossa pressione psicologica. Secondo punto, l'esaltazione dell'immagine. Nell'era di internet, nell'era dei social, i genitori patologici narcisisti hanno la possibilità di esibirsi di fronte al mondo come genitori, quindi esplicitamente dimostrare quanto sono bravi come genitori, quante cose fanno, quanto sono belli i loro figli, e implicitamente, in maniera indiretta, obliqua e anche sadica, di far sentire in difetto eventualmente gli altri genitori. Naturalmente questa cosa non va fraintesa, tutti i genitori sono entusiasti dei propri figli e delle proprie azioni, tuttavia diciamo che il genitore narcisista ne fa un lavoro social, porta questa dimensione di esaltazione del sé e della propria genitorialità allo stato dell'arte. La manipolazione, terzo punto. Come nell'ambito di coppia, il narcisista manipola il partner, ma in realtà non solo nella coppia, rispetto a tutta la gente che è intorno, così anche nella genitorialità. Il genitore narcisista è un genitore che userà tutti i mezzi del narcisista, per cui l'aggressività, la manipolazione indiretta, il far sentire in colpa, per piegare alla propria volontà il figlio. Se non sei così come dico io, se non fai così come dico io, non ti amerò abbastanza. Il messaggio in pratica è questo: non sarai abbastanza bravo, per cui fondamentalmente il bambino vive con una spada di Damocle sulla testa, no? Con questo ricatto costante dell'adesione ai desideri narcisistici del genitore, altrimenti il rischio è perdere l'attenzione, l'ammirazione, eccetera, eccetera. Quarto punto, l'attenzione, che c'è e non c'è. Neglect. Il genitore narcisista è un genitore che, se da una parte può essere iperattento, iper addosso al figlio, d'altra parte può assolutamente disinteressarsene, perché è assorbito dai propri piaceri, assorbito dai propri interessi, assorbito dal proprio lavoro, e quindi trascurare il figlio, in realtà trascurarlo nelle sue esigenze emotive, esigenze che peraltro il narcisista trascura anche in sé, avrebbe comunque difficoltà a gestire. Quindi cosa succede? Avviene quella che possiamo definire distanza prossimale. Il genitore c'è, però non c'è, cioè c'è fisicamente, ti paga le cose, firma gli assegni, ti offre, però non c'è affettivamente. Quando il bambino ha bisogno di una cosa molto semplice, che la carezza, l'attenzione, eccetera, il genitore narcisista può ritenere i desideri affettivi del bambino una perdita di tempo. In realtà possiamo dire che il narcisista si difende da questi atteggiamenti che non fanno parte, diciamo, del suo curriculum psicologico, non li sa gestire e peraltro accrescono la sua rabbia narcisistica, in quanto, come detto altrove, il narcisista invidia la capacità di affetto, di amare degli altri, nonostante la neghi e viva in quella che viene definita una belle indifference, una bella indifferenza, cioè sembra che sia totalmente indifferente all'amore, non gliene frega niente, in realtà inconsciamente
invidia moltissimo questa dimensione e quando la vede negli altri o la vampirizza o può avere delle reazioni di rabbia, di distacco, eccetera. Quinto punto, codipendenza. Una condizione non tipica del narcisismo, tipica anche di altre condizioni, che comunque ci dà la misura di come in tante patologie ci sia in parte una dimensione narcisistica soggiacente, ma di fatto, se non vogliamo dare un termine clinico, c'è una dimensione di assorbimento verso di sé, c'è un disinteresse degli altri, una scarsa empatia per quelli che sono i bisogni degli altri e l'interesse e la volontà che gli altri si dedichino a noi, al narcisista. Codipendenza quindi è un genitore che si aspetta che il figlio si curi di lui a vita. Questa cosa è una cosa normale, cioè è normale che un genitore si aspetti l'assistenza del figlio, ma il narcisista ne fa una dimensione di oppressione e di forzatura, per cui non si tratta semplicemente di una cura che si presta al genitore nel corso della sua vita, ma è un sacrificio, una dimensione sacrificale che il narcisista chiede al figlio. Cosa succede al figlio? Che naturalmente la sua vita viene meno, nel senso che non diventa autonomo, non si sviluppa, non va incontro ad altre relazioni che non siano la relazione con il genitore, l'assistenza verso il genitore. Per cui si va dalle dimensioni di abitare con il genitore fino soprattutto al collasso, alla negazione di qualsiasi altra relazione d'amore, perché vorrebbe dire allontanarsi dal genitore. D'altro canto il genitore narcisista casserebbe tutti i partner portati a casa dal figlio, dalla figlia, dicendo questo per te non va bene, questo per te non va bene, questo per te non va bene. Ciò che non va bene in realtà è la possibilità che il figlio, che la figlia si allontani dal genitore e lo lasci, dimostrando quell'autonomia emotiva che di fatto il narcisista, che tanto sbandiera il suo sé grandioso, intimamente, inconsciamente non ha. Per cui va bene per il narcisista trasformare il figlio e la figlia in schiavi della propria vita e dei propri desideri. Questo è quanto. Non è che tutti i punti debbano coesistere, tuttavia è verosimile che in un quadro di personalità narcisistica, soprattutto se è abbastanza severo, questi punti coesistano tutti. Mi raccomando, non improvvisatevi clinici facendo delle diagnosi ai vostri genitori o ai genitori di altri, anche perché è molto sgradevole, giustamente, per queste persone, e se avete la necessità di capire meglio una condizione vostra, altrui, una condizione soprattutto vostra che avete vissuto, contattatemi liberamente e vedremo di incontrarci. Un saluto e al prossimo video.